Oggi vorrei iniziare anche a dire qualche parola sul tetto, su quello che sto trovando, perché come vedete sto iniziando a rimuovere le piode. Eh, diciamo che è un pochino peggio di quanto avessi previsto. Il motivo è che praticamente la parte anteriore del tetto, vedete qua manca un pezzo di muro. La sporgenza della tampiara praticamente si è piegata in alcuni punti e spezzata. Qui davanti, vedete, qui era proprio spezzata e qua sopra c'era una grossa, enorme pioda che personalmente non mi dava alcun tipo di sicurezza, era molto inquietante, una pioda gigantesca proprio pendente verso in avanti, non si sa mai, poteva anche cadermi addosso, quindi è un lavoro assolutamente da fare. Vi dicevo un pochino peggio del previsto perché pensavo che fosse solo questa parte superiore quella da sistemare, e invece anche queste due tampiare sono spezzate. Questa è spezzata, quell'altra è in procinto di spezzarsi, quindi andranno sostituite anche queste. E probabilmente ce ne sarà anche una di là da sostituire per fare un lavoro come si deve. Adesso valuterò bene. Quindi questo è quanto sto riscontrando. Adesso ovviamente non posso star qua con la videocamera a riprendere tutto, utilizzerò magari un action cam per rendere la cosa un pochino più interattiva e farvi salire com'è su questo tetto. Vedete, questo comunque è un legno che sì, diciamo che era ancora relativamente buono, spezzato qua davanti, però vedete che le infiltrazioni d'acqua l'hanno rovinato. Quindi 1, 2 e 3 andranno sostituiti. Inizio con questa parte del tetto che dovrebbe essere quella più complessa e poi dopo andrò indietro. Allora, ecco un pochino la situazione, adesso è molto più chiara, ho sfilato tutte le varie piode che mi interessavano. Vedete, questo è il pezzo di tampiara superiore spezzato in origine, insieme a questo che adesso non c'è più, quindi questo spezzato, e vedete che anche questo è in procinto di spezzarsi. C'è qui un'evidente spaccatura e quindi andrà sostituito anche questo. Notate anche la tecnica di fissaggio della tampiara con questi due perni molto rudimentali fatti con l'accetta e infilati dentro ai travi principali. Vedete che anche lì sull'altro lato abbiamo la stessa cosa di questa sulla prima tampiara, quindi probabilmente dovrò mettere mano anche lì, quindi si prospetta un lavoro abbastanza lungo e adesso direi che posso iniziare magari a prendere delle misure e andare alla ricerca delle tampiare per la sostituzione. Dunque sono nel bosco in cerca di tampiare, me ne servono almeno 3 per il momento. Presumo che il castagno o rovere o castagno, qui c'è molto castagno, quindi pensavo di usare questo. Come vedete ci sono molti alberelli morti, molto stagionati, quindi perfetti per questa operazione. Bisogna cercare ovviamente quelli un po' più dritti e questo già mi sembra un buon candidato. Adesso lo tiro giù, poi ovviamente andrà ripulito e vediamo se riusciamo a posare la prima tampiara.
tetto, a mio parere, è il cuore di queste costruzioni rurali, perché è veramente un'opera d'arte. Pensate che venne e vengono tuttora fatti e risistemati con materiali reperibili sul luogo, quindi anche in alta quota, in base a quello che si può trovare. Ci sono tantissime tipologie differenti di tecniche costruttive di questi tetti in piode, soprattutto qui in Ossola. Ho fatto un video che vi metto magari qui sopra, dove è possibile vedere in un alpeggio della Valle Anzasca proprio le antiche costruzioni arcaiche, rifatte, ristrutturate recentemente, di tetti in piode, senza neanche utilizzare tampiare, senza utilizzare tronchi, solo in sasso, delle vere e proprie, in qualche modo sembrano quasi delle grotte, alcune con tetto a volta. Invece queste sono, diciamo, un pochino più moderne, potremmo considerarle. Oltretutto potete anche vedere la differenza tra il mio tetto e quello della baita dietro. Il mio tetto è più recente, è stato risistemato da un vecchio proprietario che sicuramente sapeva molto bene il fatto suo, perché è un tetto fatto con chiode spaccate a mano, sicuramente recuperate qua sul posto, utilizzando probabilmente delle vecchie chiode già presenti, però comunque sempre riadattate, già sicuramente messo mano, e vedete che sono più piccole. Probabilmente il lavoro è stato eseguito qui, penso, da una persona, ed è molto bello e molto in ordine. Il tetto della baita dietro, quello che sto cercando di sistemare, invece è una cosa differente, è molto più rudimentale, sicuramente è più antico, è un tetto molto più antico. Questi sono i tipici tetti ossolani, non solo, anche in Svizzera alcune zone della Svizzera sono fatti così. In base alla regione d'Italia possono cambiare completamente, per esempio, e non solo nella regione, anche basta cambiare provincia. Per esempio nella zona di Torino i tetti in sasso sono completamente differenti rispetto a questi qui ossolani. Hanno queste piode enormi che vengono appoggiate l'una sopra l'altra. Invece questa è una struttura forse anche un pochino più complessa. Ovviamente non è una scelta solo dettata dal gusto, è proprio una scelta dettata dai materiali, quindi in base alla zona cambia la pietra e cambia la tecnica costruttiva. Se qui si va nella zona del Verbano, per esempio al Motterone, è difficile trovare queste baite col tetto in sasso, perché lì la roccia è granitica e di conseguenza non si riesce a spaccare in lastroni, e quindi i tetti sono fatti più che altro in tegole più moderne, potremmo considerarle. Sui tetti ci sarebbe molto da dire, ma io non sono un esperto di tetti. Anzi, se qualcuno esperto di tetti della zona volesse venire magari a partecipare a un video, è benvenuto assolutamente, perché sicuramente è un argomento molto molto interessante, non solo per me ma per molta gente. Ovviamente una persona con delle competenze, sarebbe una cosa molto molto carina. Anche, ovviamente ne approfitterei anche per avere qualche dritta di quelle giuste da questa persona. Però insomma la mia conoscenza poi si limita un pochino a queste cose che sono riuscito a captare qua e là tramite comunque le persone del posto.
Allora, possiamo iniziare a rimuovere questa tampiera marcia. Vi faccio vedere un paio di cose. Questi sono i cunei che sono stati applicati in origine per tenere la tampiera ferma da entrambi i lati, e adesso vediamo un pochino, ma penso che andrò a rimetterli o eventualmente a rifarli. Ecco qui. Allora, vediamo un pochino, perché qua sicuramente ci saranno da fare degli adattamenti, anche se non è detto. Allora, ok, magari ci sarà da tagliare un pezzettino. Adesso vado sotto, do un'occhiata anche per rendermi conto da farsi. Allora, questa tampiera va un pochino rifilata, magari lo facciamo direttamente qui, almeno una spanna. Direi così, leggermente accorciata e poi rifilata. La prima tampiera è posizionata, mi sembra quasi perfetta, dritta, anche guardandola da dentro c'è una perfetta simmetria con le altre, quindi direi che questa può andare. Adesso blocco i cunei
E poi la parte divertente ovviamente sarà iniziare a mettere le piode in posizione, e questa è la parte più complicata sicuramente. Ovviamente ora che andremo a riposizionare le piode, da quello che mi hanno detto, la cosa da evitare è assolutamente questa, vedete? Bisogna mettere le piode sovrapposte, 2 appaiate e una sopra che va a coprire la fessura, e si procede così.
Salute!